Salve gente, io sono Luca e in questo magnifico episodio volevo parlare del modo di dire una tira l'altra. Per spiegare questo modo di dire preferisco partire da un esempio perché spiegarlo così in modo astratto è piuttosto complesso. Facciamo finta che voi stiate mangiando delle patatine. Per patatine intendo quelle che vendono al supermercato nel sacchetto. Quindi voi avete questo sacchetto, dentro ci sono le patatine e voi le state mangiando. E magari quando avete aperto il pacchetto avevate pensato adesso ne mangio un paio, 2 o 3, poi chiudo il pacchetto. Poi però cosa è successo? Che quando avete iniziato a mangiarle, ne mangiavate una, ne volevate un'altra. Mangiavate l'altra, ne volevate ancora un'altra e così via. Ecco, questa è la situazione descritta dal modo di dire una tira l'altra. Quindi voi avete mangiato una patatina e poi quando l'avete finita ne volevate un'altra. Però poi cosa è successo? Dopo aver finito quest'altra ne volevate un'altra ancora e così via, avanti fino all'infinito. In questi casi di solito va a finire che una persona dice a se stessa ne mangio giusto un paio, ne mangio 3 o 4 e poi magari finisce anche il pacchetto. Perché in sostanza una volta che è iniziato non riesce più a fermarsi perché una patatina tira l'altra, cioè ne mangi una, ne vuoi un'altra, mangi l'altra, ne vuoi un'altra ancora e così via, non riesci a fermarti. È come se quella che hai appena mangiato chiamasse l'altra. Ecco, io ho fatto l'esempio delle patatine nel sacchetto che si comprano al supermercato, ma evidentemente avrei potuto fare anche altri esempi. Pensiamo ad esempio alle arachidi, ai cioccolatini, a snack di piccole dimensioni che magari sono in un sacchetto in cui ce ne sono tanti, a cose come magari gli Smarties, gli M&M's e così via. Per esempio nel caso delle arachidi potrei dire un'arachide tira l'altra, perché comunque arachide è femminile, o almeno viene usato come se fosse femminile perché in sostanza è una nocciolina, quindi per analogia si dice arachide come se fosse femminile. Quindi di solito io sento un'arachide delle arachidi. Allo stesso modo potremmo dire una nocciolina tira l'altra. Nello specifico poi in italiano la nocciolina può essere usato in senso stretto per riferirsi a un tipo particolare di noci, oppure in senso lato per comprendere anche le arachidi, quindi alcune persone chiamano le arachidi noccioline. Quindi se per esempio abbiamo un sacchetto di noccioline e iniziamo a mangiarne una, poi un'altra e così via, possiamo dire una nocciolina tira l'altra. Come dicevo, lo stesso discorso vale per i cioccolatini, magari abbiamo una scatola di cioccolatini, l'apriamo, pensiamo all'inizio di mangiarne soltanto uno o due, poi cosa succede? Che un cioccolatino tira l'altro, cioè quando iniziamo a mangiarne uno ne vogliamo un altro, poi un altro ancora e così via. Cioccolatini che possono essere quelli nella scatola oppure cioccolatini in un sacchetto, è indifferente. Per esempio gli M&M's, gli Smarties, ecco in questo caso potete dire uno tira l'altro, perché la situazione classica è questa, una persona apre il sacchetto di M&M's o di Smarties e cosa fa? Inizia a mangiare e non finisce più, o meglio, finisce quando ha finito il pacchetto, perché un cioccolatino tira l'altro. Come dicevo, di solito questo modo di dire viene usato quando ci sono oggetti di piccole dimensioni, tanti nello stesso posto. Per esempio, uno degli iscritti al canale aveva suggerito una ciliegia tira l'altra. E quindi se c'è un piatto pieno di ciliegie, cosa succede? Noi ne prendiamo una, poi ne vogliamo un'altra e così via. Sicuramente vi è capitato di trovarvi in questa situazione che iniziate e poi non riuscite più a fermarvi. Volendo si potrebbe usare anche se ci sono degli snack di piccole dimensioni, non so, degli stuzzichini, ecco noi queste cose le chiamiamo stuzzichini in italiano, degli antipasti di piccole dimensioni, o magari anche delle olive, supponiamo delle olive messe lì come antipasto, ecco possiamo dire un'oliva tira l'altra. Ma io non lo userei per dire, ad esempio, un piatto di pasta tira l'altro. Ecco, questo è quanto. Spero che sia tutto chiaro e che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace qua sotto. Detto ciò, vi saluto.